C'erano queste alghe sulla spiaggia, qua a Pioppi, che era un problema tutti gli anni, non si sapeva dove bisognava mettere. E mio padre se le fece portare nel terreno, in campagna, e da allora pensò per la coltivazione delle patate, le incominciò a mettere nel terreno come fertilizzante. E funzionava? E funzionava. Cioè nessuno l'aveva mai pensato prima? No, ma questo ti parlo negli anni 65, era una cosa Quindi aveva uno spirito ecologista. Sì, infatti a quei tempi non è che tu ti programmavi, andavi a fare un corso in agricoltura, niente, Certo. e fu premiato con la medaglia d'oro. Pazzesco. A quei tempi, io infatti tempo la fotografie del ministro Scotti, allora sai, erano personaggi un po' importanti in quei tempi, questa medaglia d'oro in agricoltura. Per noi è stato veramente Un onore, sì. Caspita. Per essere con la terza elementare. Senti, ma Delia ieri mi ha detto, ma zio Enrico sapeva tutto, faceva tutto. Veramente. Ma tu che cosa ti ricordi di questo rapporto che tuo padre aveva con Ansel Keys? Ma prima di tutto era un rapporto di fiducia e di stima, e poi perché il professor Keys, quello che diceva mio padre era Vangelo, diciamo, perché gli curava tutto, e infatti gli aveva fatto la procura, per fare una procura papà, allora sai, un personaggio come lui, papà, diciamo che era una persona così semplice, però c'era questo rapporto di amicizia enorme, veramente. Ma come faceva un cilentano come tuo padre ad andare d'accordo con un americano arrivato così? Questo credo fa parte dell'intelligenza, dell'umiltà che uno si propone, perché il professore Chissà era una persona umilissima, mica si mostrava, sai, come questi nostri, tutti pomposi. Invece era una persona mite, dolce, era veramente una persona degli altri tempi, perché lui veniva da una famiglia nobile del Minnesota. Quindi una famiglia che stava benissimo, però era assai umile, assai alla portata di mano. E mio padre poi, essendo giustamente che capiva, sono andata sempre d'accordo tutti gli anni, e quando doveva fare una cosa era sempre papà che chiamava, sempre papà. E tuo papà quando voleva festeggiare, non so, la domenica, invitare a casa il professore, che cosa ti chiedeva di cucinare? Di solito noi, e come ancora continuo tutt'oggi, noi di solito cucinavamo sempre quello che producevamo, perché mio padre faceva l'orto, mia madre era casalinga, quindi tenevamo l'orto, quello che producevamo, tenevamo per esempio i conigli, i polli, cucinavamo quello che tenevamo, e il professore quindi era d'accordo, era felice, andava là, diceva professore oggi venite a pranzo da noi, e lui accettava e veniva in mano senza nessuna cosa che chiedeva. Era sempre felice quando veniva, i pranzi un po' lunghi, eravamo tante persone, ma sempre cucina molto semplice, quella che facevamo sempre. E che menù classico, spiega. Noi la pasta al forno, noi Fatta fusilli, come? pasta al forno, prima di tutto i pomodori li facevamo noi, il sugo, io tuttora li faccio, per me io li faccio. E facevamo quindi questi sughi semplici, poi facevamo le polpettine, però la carne di vitello, noi veramente la tenevamo, perché tenevamo le stalle, quindi tenevamo i coloni che allevavano questi animali, quindi la carne, quando non era nostra, la compravamo, facevamo queste polpettine, il sugo semplice, le polpettine che io tuttora faccio con il formaggio nostro. Allora la mozzarella non c'era, noi non è che eravamo assidui frequentatori alimentari, e quindi con il formaggio nostro e con le uova sode, e venne al forno, facevamo queste sfoglie,
e basta, e quindi facevamo queste teglie enormi. Mio padre aveva comprato una cucina già a uso industriale che adesso c'ha mio fratello a gas, e quindi con questo qua. Oppure facevamo il coniglio al forno oppure il capretto. Di solito loro sempre in queste feste più importanti, quindi era sempre il capretto che era di produzione nostra. E poi mi ricordo una volta il tempo degli asparagi, invitiamo il professore e mangiamo questi asparagi a casa fatti il famoso ciusciello in dialetto. Cos'è? Sono le uova battute con il formaggio, poi fatti gli asparagi un po' saltati in padella, aggiungi l'acqua e poi si aggiunge questa frittatina e viene una specie Tipo un filoche. così, però è buonissimo. E il professore, tornando a casa dopo poco, lui andò a cogliere le ginestre perché pensava che erano gli asparagi, perché su per giù si rassomigliano e quelli sono velenosissimi. Meno male, perché mio padre si trovò ad andare là e vide sto fascetto nell'acqua e gli chiese, disse: professore, ma queste che devono fiorire? E meno male, perché lui voleva fare ciuscello pure lui. Si sarebbe fatto un ciuscello con le ginestre e si non sarebbe so come sarebbe avvelenato. andata a finire. Mamma mia. La signora era un po', Margherita era un poco più, diciamo, di carattere un poco più riservata, il professore era un poco più dolce, più, come devo dire. Ma fra voi donne, fra te e Margherita c'era... Io con Margherita ci sono stata un sacco di tempo, perché io gli insegnavo l'italiano a lei mi insegnava l'inglese a me, che io poi ero in difficoltà perché lei parlando in inglese a me, piccolo, perché andava a scuola con le medie e cose, però non è che, sai, le scuole allora non è che ti insegnavano, solo la teoria. E sono stata parecchi mesi che andavo il giorno 2 volte alla settimana, non ricordo 2 o 3, stavo là nello studio. A Minelea. Sì, a Minelea. Lui, il professore, studiava sempre, perché loro tenevano la giornata scandita. Tu quando andavi a fare visite non è che potevi stare 1 ora, 2 ore, perché loro tenevano tutto organizzato a puntino. Il professore, per esempio, prima studiava 1 ora, prima faceva una colazione che durava parecchio, poi la giornata era scandita tra lavoro, perché lui si era comprato un tavolo da falegname qua di un signore di Pioppio, di un falegname di Pioppio, e quindi lo faceva il falegname, andavi nell'orto. Sì, si era comprato sto tavolo, lo tagliava, lo aggiustava, non lo so, giornata stava là dentro una mezz'oretta, poi andava nell'orto, proprio nell'orto per gli agrumi, poi andava nel giardino. Rosa invece stava nel giardino, coltivava le rose, queste cose, perché poi raccoglievano questi fiori che le portavano nel salone dove stava. Ora tenevano una casa molto bella. Questo cammino che mi ricordo che c'erano, poi sono andati pure i ladri, sono andati a trovarli. Davvero? Sì, sì. E loro quando andavano via, che tornavano in America, toglievano tutte le cose importanti. Mi ricordo queste posate d'argento, sai, sì, noi stavamo bene, ma non che stavamo, chi l'aveva mai vista all'età mia, che alle 11 anni, le posate d'argento? E allora vidi queste posate d'argento con la cappa sopra, e lui mi disse che erano di famiglia, che erano i suoi genitori, il professore Chiesa. E quindi toglieva e teneva ai 2 lati del camino, teneva 2 leoni cinesi, indiani, ma erano molto belli, particolari. Ceramica? Sì, e li teneva nell'angolo del camino. Ma mi stavi dicendo della scansione della giornata, quindi sì, colazione lunga, poi lavoro di poi falegnameria. sì, no, O prima lavoro lavorava intellettuale, prima. intellettuale parecchio, perché stava nello studio, allora c'era la macchina da scrivere a mano, quindi stava parecchio. Poi usciva la mattina o faceva un po' di falegnameria oppure tinteggiava qualche cosa.
poi andava nell'orto, come si chiama, per raccogliere la verdura, quella che c'era, e poi passavano nel giardino, perché c'era l'orto e poi c'era il giardino dei fiori, e quindi si dedicavano un po' a tutto, cioè la loro giornata era scandita proprio a vari lavoretti, non è che facevano sempre faccia una giornata intera solo il giardinaggio, no, loro si programmavano e poi andavi in cantina. Si faceva il vino? Il vino, questo non lo so, ti dico una bugia, no, anche perché lo faceva mio padre e glielo dava, quindi il vino teneva l'uva, ma non so che uso ne faceva, lo sa più Delio, perché poi, no, perché lui poi nel periodo, a settembre, lui non c'era, mi sembra, periodo della vendemmia, no. Quindi non aveva Perché viti. no, Lì a no, Minelea c'erano poche, però forse un po' di uso uva. per mangiarla così, perché loro tenevano tutto il tipo di frutte immaginabili e quindi la raccoglievano che la mangiavano e non buttavano via niente. Guarda. Noi facciamo uno spreco, ma loro niente, ma pure il professore Stamboli quando veniva a mangiare a casa restava. Mi ricordo che mi rimase così impresso questo fatto che aveva portato la pasta, questo parla del professor Stampo, la pasta e se la portò indietro. E mia madre disse la diamo alle galline, disse no io ci mangio e la porto. Se li mise nei barattolini poi dici tanto al giorno ci mangio per una settimana, che poi perché loro mettevano metà zucchero e metà sale per non cucinare tutto con il sale, il professore dello Stato metteva un cucchiaino di sale e un cucchiaino di zucchero. A noi sto fatto non ci piaceva. Spiegami allora meglio. facevano il sugo e Rosa metteva un cucchiaino di sale e un cucchiaino di zucchero, agrodolce quasi, per non mettere tutto sale, perché il sale fa male. Allora mettevano lo zucchero e il sale, noi sto coso agrodolce non piaceva nella pasta e quindi l'abbiamo lasciato e la volevamo dare alle galline. Disse no io la consumiamo, io e Jerry la consumiamo durante la settimana e infatti si fece i boccacci così ne veniva 7 di vetro e se li riportò indietro. Il professore Chis invece quando faceva il tacchino si portava le ossa indietro. E cosa faceva con le ossa? Si faceva il brodo. Ma loro non buttavano niente, veramente, è una cosa perché il tacchino i primi anni lo cucinavano loro, poi papà comprò sta cucina, questo forno enorme e lo venivano a cucinare là, ore, 4-5 ore per cucinare quel tacchino. Com'era questo tacchino del Thanksgiving? Allora questo tacchino, prima di tutto il mio padre li comprò piccolini e quindi l'ha cresciuti mio padre, si fecero certi bestioli enormi, di 18-20 kg, ma erano, quindi venivano ammazzati, puliti, tutto e poi non si buttava via niente perché tutti i fegatini, tutta la parte interiore venivano puliti, cucinati e poi Margherita faceva una specie di crema che adesso chi se la ricorda, stesso con il grasso del tacchino che cacciava, quindi, e poi venivano messi dentro tutti questi fegatini, il polmone, questa cosa che a me non mi piaceva, non mi è mai piaciuta. E poi faceva del pane con la crusca, tutte una cosa ma elaboratissima, quindi stavamo aggiornati interi a preparare questo tacchino. E poi la crema di mirtillo che portavano dal Minnesota perché lo tenevano davanti a sta villa loro, li raccoglievano, faceva sta marmellata perché non buttavano niente e quindi portavano sta marmellata e quindi poi tutto si bisognava prendere sempre sto grasso che usciva dal tacchino per fare sta cremina che poi veniva messa nell'interno, cioè poi venivano imbottiti il tacchino con tutto quel pane con l'interno. Poi quando una volta che si toglieva il pane, perché il professore Disse poi tagliava il tacchino, io devo tenere pure qualche fotografia che il professore Disse tagliava il tacchino, perché poi mettevamo queste fette dopo che era cotto 4-5 ore pure più, perché poi il professore Kiss lui era addetto al taglio e tutto, però alla preparazione era più Margherita. E alla cottura tuo padre?
No, la cottura, queste cose qua del tacchino era sempre margherita e veniva procura ogni tanto a condurre pure il professore Chis, ma la maggior parte era no, papà, no, perché noi non lo facevamo. Il tacchino non era nel nostro menù, non ci piaceva come carne. E poi, come si chiama? Dopo tutta sta giornata di preparazione e cose, questo tacchino per cucirlo e tutto, poi con tutta la parte dentro che era imbottita veniva condita con tutto questo sugo che si creava quando usciva il grasso dal tacchino. E quando vi mettevate a tavola e Hensel Keys faceva le porzioni? Sì, noi portavamo il tacchino o a volte a tavola quando era più piccolino, perché un tagliere lo tagliava e io passavo i piatti così. E lui faceva queste fette con la forchetta, teneva il tacchino fermo così, e col coltello tagliava. E infatti il primo anno portava pure lui questo coltello e questo forchettone, poi mio padre andò a comprare questa specie di coltello che era un bel coltello grande, che per non farlo, però no, va bene che mio padre fatto i coltelli, aveva una serie. Comunque portavamo a tavola questa cosa, lo tagliava il professore, io così, gli porgevi i piatti, li riempiva e poi li mettevamo. E come si mangiava? Allora erano le due fette di tacchino, perché poi veniva tenerissimo. Poi c'era questa porzione di questo interiore, quella parte del pane, diciamo, che veniva messa questa cremina sopra, che era poi grassa, perché era del grasso, e poi la marmellata di mirtilli che serviva per staccare proprio quel senso di grassi in bocca. E questo qua. Poi a te piaceva questo tacchino? Sì, agli inizi sì, poi perché era pesante, come i fatti dell'interiore a me non sono mai piaciuti, quindi la prima volta sì, la novità, la seconda volta. Poi il professore si riportava indietro tutto quello che restava, il tacchino tutto, perché lui poi andava a casa e ci facevano sto brodo, che poi conservavano in briga e lo usavano durante l'inverno fino a che... Ma secondo te i coniugi Keys si sono mai chiesti se vi piaceva veramente il tacchino oppure no? Questo non me lo sono mai chiesto veramente, però sicché che c'era questa bella unione, questa bella amicizia, quindi noi accettavamo la loro pietanza come loro forse accettavano pure la nostra qualche cosa che non gli piaceva, anche se loro erano sempre soddisfatti. E mangiavano con gusto, venivano veramente, anche perché poi a quei tempi non li invitava mai nessuno, perché nessuno aveva intuito che personaggi erano. Quindi per esempio loro quando passavano per più li salutavano con la mano, gli altri per darsi qualcuno che erano persone più intelligenti per darsi che gli rispondeva, perché non lo so come li vedevano agli inizi, quindi anche perché loro non scendevano più, non mica facevano una vita sociale nel paese, non ci scendevano mai, andavano a fare spese, o quando andavano a comprare le piante, andavano con papà, una volta andavamo a Sant'Eufemia in Calabria a comprare delle piante, quindi loro tenevano, dice che c'era sto grande vivaio, andavamo là, mi ricordo questo professore qui, una guida proprio, non lo so, perché erano tutte curve, una specie, tutte curve a gomito, faceva sti svolte con la macchina, io arrivai distrutta, con un mal di stomaco, perché guidavo in un modo proprio, allora con una station wagon, no, che era verde, no, non era una station wagon, non mi ricordo, però mi ricordo tutte queste curve che arrivai distrutta a Sant'Eufemia. E Margaret guidava mai qui in paese? Sì, sempre, perché poi lei andava a fare la spesa giornaliera quando scendeva o veniva dal parrucchiere, stavano sempre i capelli, non è che la signora si metteva i bigodini, stavano mai truccati, io tanti anni non l'ho mai vista truccata, mai. Era una bella donna quando è arrivata qui? Sì, una bella donna. E come sembrava agli uomini di qua, questa americana così diversa? Ma gli uomini di qua, te l'ho detto che poi a Pioppi lei non è che non frequentava, perché al bar non ci andava, fumavano, quindi non andava neppure in tabacchino, per dire, diciamo, Panetteria?
Sì, il panetteria, ma di solito loro se lo facevano pure il pane in casa, quindi facevano quella spesa piccolina che dicevano buongiorno, ma più o meno non ha nessuna... Si mantenevano credo a distanza perché erano un po'... la gente, non so, indimorita o perché non sapeva che chiedergli fare, ma non c'era tutto credo, questo grande affiatamento con i più pesi, no. Solo quando hanno fatto le feste che poi più in là, con gli anni che hanno cominciato, vabbè, sempre poi con la prologo che c'eravamo noi, ma se no come più pesi. Che io ricordi che l'abbia invitato qualcuno a pranzo, ti dico una bugia, guarda, questo forse lo saprà più Delia, perché poi ti ho detto, nella vita mia io stavo a Salerno, sto in collegio, quindi non è che quando venivo, non è che andavo a piedi, perché mica tenevo la macchina, quindi andavo al Bivio di Pollica, a Mineleo andavo a piedi, quindi... E quando negli anni 60 hanno fatto quel convegno che si chiamava 10 Days Teaching Seminar, che sono arrivati tutti quei sì, professori sì. stranieri, che aria c'era a Pioppi? Ma era una grande festa allora, perché a parte tutto venivano tutti questi grandi professori, poi il primo negro, perché c'era pure un professore nero, e quindi sì, c'era fermento, però sempre da una parte, soprattutto era curiosità, credo, dalla maggior parte di Pioppi. Poi quelli diciamo che era un po' più visibile, era qualcuno che ti voglio dire che aveva capito, forse il professore, che era veramente un pezzo grosso, allora si sono fatti timidamente un po' più avanti, però sai che io ho visto che gente di Pioppi che andava a bussare al cancello del professore Chisse, ti dico una bugia, non li ho visti, io quando sono stata là, io sono stata a casa sua un'estate, facevo la custode, quindi mi sono goduta pure la villa del professore Chisse, però ti devo dire la verità, non ho visto sta gente che... E i figli dei Keys venivano? Quella che è morta, Marta, veniva spesso, e infatti diceva al professore, dice no, deve venire Marta, però adesso quest'anno ha trovato un lavoretto che fa i gelati perché per pagarsi il biglietto, perché lui non glielo pagava. Dice io non me lo posso permettere, sempre questo fatto che loro non è che dice che navigavano nell'oro, non è che tenevano una grande... Secondo te non avevano un budget o era anche un fatto educativo, volevano che la figlia si guadagnasse da sola? Credo di sì, perché loro che lavoravano sempre, non credo che non guadagnavano, credo che un professore come lui che aveva inventato la dieta del K non teneva i soldi per un biglietto aereo per una figlia. No, il periodo più brutto è proprio quando morì la figlia Marta, che gli spararono, che io poi, lei veniva e teneva questo bambino Benjamin, mi sembra, perché tengo pure una fotografia con Antonio e con lui, questo bambino biondo che era molto bello. No, solo questa qua, poi la figlia, quest'altra figlia mi è venuta un po' adesso che hanno fatto queste medaglie, che hanno questi riconoscimenti, ma poi il figlio che è medico, voleva farmi forse sì o no, è venuto una volta, ma pure il figlio del professore Stamboli, io 2 volte l'ho vista a Paolo, quando veniva con la barba così, il professore, parlo del professore Stamboli, ma Paolo adesso ha tagliato un po' la barba così, una barba da sotto la pancia, però sono loro che sono amanti di Pioppi. Secondo te cosa hanno trovato qui a Pioppi? Prima di tutto il clima, la prima cosa fondamentale, infatti l'inverno il professore Chisse stava sempre qua, poi andava via l'estate perché qua faceva caldo, loro stavano da settembre, ottobre fino a marzo mi sembra, se non sbaglio, ma la maggior parte dell'anno stavano sempre qua a Pioppi, per il clima, allora la posizione dove tenevano una casa è bellissima, poi anche per la tranquillità credo, perché allora quando sono venuti non c'era nessuno, proprio nessuno, letteralmente nessuno.
Infatti la Furia, poi Minelè è nato dopo il professor Chis, man mano hanno comprato quest'altri terreni, hanno fatto quest'altre ville però. E il cibo? Il cibo, la maggior parte loro lo coltivavano lo stesso pure loro, il professor. Tutti i tipi, i fagiolini stavano nell'orto, infatti tenevano Angelo, che il contadino che stava sempre là, che coltivava. La maggior parte era tutta roba che coltivavano loro, quello che produceva la terra. Quindi gli piaceva anche l'idea Sì, di avere sì. proprio un'azienda agricola, Sì, sì. villa, che Sì, era però, un paradiso però, biologico. sì, loro non lo mettevano tutto, coltivava tutto. Che vi devo dire, può darsi che una tindeggiata alla casa noi gliela davano, però l'orto ci doveva essere tutto, sempre. Infatti Angelo lavorava molto in campagna, sto signore, che si è dedicato veramente alla campagna del professore Chis. E loro avevano fatto perfino la fossa biologica, che era una buttavano novità tutti gli allora. scarti, sì, tutte per fare Il compost. compost, sì. Che poi usavano nell'orto, Nell'orto, per concimare. sì, per non comprare questo Quindi questo chimico. negli anni 60. Negli anni 60, perché poi un poco più avanti era una bella fossa pure grande. Quindi erano dei pionieri di fatto. Sì, hanno insegnato tanto, guarda, perché queste cose per noi, adesso c'è internet, c'è la televisione, ma loro non c'erano più la televisione. Loro poi non l'hanno avuta mai la televisione. La radio, tenevano le radio. Che infatti l'altro giorno quando sono andata a prendere le casse ne ho trovato una, me ne regalò tre radio. E dice, quando andai una volta la disse, mi ringrazio per i regalati qui, sebbene me li portai, poi due l'ho regalate a mia volta e me ne pento, e un altro me l'ho trovata che era rivestita. Senti, se tu avessi 10 minuti ora con Ansel e Margaret Keys, che cosa gli diresti? Che sono delle persone speciali, persone che mi piacciono molto perché mi fanno sentire a mio agio, non è che si mettono in mostra, che si sentono dei personaggi, che mi mettono al loro livello e le abbraccerei perché sono state veramente delle persone in gamba, semplici, belle. Grazie Maria Grazia Notaro, sei Grazie stata a te. una bellissima testimone di questa Grazie. storia.